Non c'erano il boiler, in bagno non si poteva usare, ho dovuto sistemare. Nadia Rossi used to work in a restaurant catering to the masses of tourists that descend into Venice. When they disappeared because of COVID-19, her job did too. Con il Covid siamo tornati punto e da capo, per cui sono andata a finire in mezzo a una strada a luglio, perché non avevo più possibilità di pagare lì l'affitto. Sono stata ospitata da una persona e nel frattempo poi ho trovato questa sistemazione. Rossi's old rent was about $1,700 a month. Now she receives only around $250 in unemployment. That money goes to supporting her 2 kids and to fix up this old apartment. The heating still doesn't work. Quindi ho dovuto prendere questo, la lavatrice. Un problema di gas, io l'ho messo in sicurezza. Poi ho recuperato ovviamente queste cose. Most people who rent apartments don't pay for these kinds of fixes. But Rossi isn't renting. She's occupying an abandoned home, one of the thousands some estimate to exist in Venice. How did you decide to occupy this house? Io ho 36 anni, ho sempre lavorato, mi do da fare, mi impegno. Per carità, la necessità a volte ti porta a fare anche delle cose illegali come questa. Io sono arrivata a Venezia per studiare con una valigia piena di sogni, aspettative, per fare tutt'altro tipo di vita, non per fare l'occupante. The cost of housing in Venice is an old story. As the city becomes a Disneyland for tourists, landlords turn apartments into Airbnbs, rents skyrocket, and locals leave. But the city is also sitting on a resource that could go a long way to fix this. Activists say that the government has let 2,000 public housing apartments fall into disrepair rather than allocate them. This is an abandoned convent. The sisters transform it in a hotel. Really? Why did they turn it into a hotel? In questa città purtroppo si è trasformato la casa in una fonte, in una rendita, ed è quello che umanamente non può essere. Nicolo Sardi is one of the housing activists who aren't just lobbying the government. They're actively tracking down abandoned homes and seizing them. How can you tell when a building is abandoned? Allora, questa è una delle porte blindate che l'ente Ater, che gestisce le case pubbliche in questa città, mette alle porte delle case sfitte per evitare che qualcuno entri e lo occupi. How long has this place been blocked off and abandoned? Allora, questa casa è abbandonata da circa 10 anni. Fino a 8 anni fa non c'era nemmeno quella porta di ferro. Probabilmente ha messo quella porta per evitare le occupazioni. Ma qual è il reato? È peggio un'occupazione o è peggio lasciare vuota una casa? Anche quello è un reato legalizzato. E noi dobbiamo lottare contro quel reato legalizzato. The housing crisis here is unique in that it's affecting the middle class. Usardi is able to help people who wouldn't normally qualify for assistance and who can actually invest in their new homes. Noi occupiamo case sfitte e abbandonate da 3, 4, 5 anni in modo tale che nessuno possa dirci che noi portiamo via le case a chi ne ha diritto. Per cui noi facciamo un'opera antidegrado in questa città. Do you think the government cares more about Venetians or tourism? Il governo si preoccupa dei turisti, al punto tale che sta già pensando a come ripartire dopo il Covid. L'esperienza del Covid non ha insegnato nulla. Questa città andrebbe ripensata a misura di residente, altrimenti è destinata a morire e a diventare un parco tematico ad ingresso. A city reliant on one industry is ill-equipped to deal with its social problems. And activists say Venice could have solved its public housing crisis if it made it a priority. It's remarkable to see abandoned social housing like this after speaking to people who have lost their jobs because of COVID, who have had to squat in abandoned houses, who are struggling to pay rent, because it's clear that there are actually apartments for people. And instead, as you can see, the government has let apartments like this fall into complete disrepair.
Venice's government knows these properties are out there, but blames Rome for making its job harder, with too many regulations controlling how public housing is assigned and too few for limiting tourist accommodation. A lungo andare i fenomeni che stiamo vivendo possono solamente peggiorare. Da questo punto di vista, per quello è importante che Roma riconosca non solo a parole la specialità veneziana, ma anche dando quei poteri che altre città europee stanno utilizzando. Se non c'era un punto di equilibrio e un tetto massimo o di giorni o di appartamenti o di percentuali, non si poteva riuscire a dare una risposta ai giovani che volevano stare a vivere nelle città. It sounds like you understand the solutions. You make it sound like your hands are kind of tied by Rome and the amount of money they're giving you and the legislation there, but you're in charge of that, so what can you do and what are you doing? Stiamo investendo una cifra come 20 milioni di euro in questi 2 anni per ristrutturare completamente il patrimonio pubblico del Comune di Venezia, delle case che sono oggi vuote perché da anni non vengono manutenute per i costi importanti che hanno. Le stiamo sistemando e le stiamo assegnando alla gente con delle procedure che alle volte sono complesse perché si appoggiano a normative regionali. Tutti i veneziani dicono di volere. Tutto quello che i veneziani vogliono è provare a riportare la città anche a misura di residente. Su questo è ovvio che il Comune è ovviamente dalla loro parte, è impegnato molto su questo. Quello che purtroppo manca è la possibilità di farlo in alcuni casi. Everyone here relies on tourism, but then there's also too much tourism. Where is the balance? È tutto sbilanciato e infatti questo Covid è stata la dimostrazione. Tutte quelle attività, tutti quei B&B, tutti quegli hotel nati così, sono tutti morti adesso. Non va bene così, perché la città è buttata in pasto ai cani affamati. Si sfrutta come sfruttano le prostitute per avere soldi in cambio e basta. La fregatura è sempre dietro l'angolo, sempre. Questo è un conto abitanti elettronico che abbiamo posizionato qui nel 2008 e da allora contiamo settimanalmente il numero degli abitanti di Venezia. È da 12 anni che lo contiamo e va sempre più giù. Quando lo abbiamo posizionato il numero era 60.704 abitanti, adesso siamo a 51.336. Why do you think you have to fight so hard for Venice? Venice is a city going down every day and the business doesn't care about the culture. The business is only money. So I have to protect the Venetian culture and population from the business. Why are all the young people leaving Venice? For the young generations, there's no chance to live in Venice. There's no way to have a house at the good price. And so, for example, when a young guy wants to start a family, they decide to leave Venice and go to the mainland. As a Venetian, why is it so important to you to save Venice? Now we are a Disneyland, but in the next future, Venice could be a city like Pompeii, like Machu Picchu, so very nice cities, very nice marbles, monuments, but without the real life, the inhabitants.